Naviganti nel lobby, bentornati sul canale. Oggi ho un super ospite che volevo veramente da tantissimo sul canale, Matteo Donzelli, nonché Durgin Paint Forge. Benvenuto Matteo. Grazie Ciao, mille. ciao. Stavamo Ciao a tutti. chiacchierando fuori dalla diretta della tua piccolina che ha 3 anni e mezzo, che Matteo deve sapere è diventato padre 3 anni e mezzo Sì, fa. E quindi mi raccontavi che ha avuto questa strategia di tenervi svegli sì, tutte sì, le sì, la sta notti. mantenendo. Lei è molto, molto costante. Lei, come ti dicevo, ha una policy di zero sonno. Ok, perfetto. Questa cosa ha notevolmente abbassato la nostra produttività e Eh beh, perché mi infatti chiedevi. se volete ragazzi, allora sull'home page, poi dopo metterò tutti i link sotto ovviamente sotto questa live, avete comunque nell'home page il simbolo di Durgin Paint che è il canale. Lì potete vedere, per esempio, le ultime cose che hai fatto Matteo erano i nanetti dello spazio del Sì, 40K. Mamma mia, i Votan fatti la- veramente bene, ragazzi, andate a vederli perché Matteo ha un modo di dipingere pulito e veramente, veramente bello. Peccato non avere tanti video, ma suppongo che sia perché la bambina ti ha levato le energie. Esatto, esattamente quello, come dicevo, perché mia moglie si occupa di tutta la parte di registrazione, di montaggio, anche perché lei è una VFX compositor, quindi è il suo Ah, ok, campo. E da quando è nata nostra figlia, che ha questa veramente. molto rigida di zero sonno, noi abbiamo dovuto un po' mollare, ecco, tutto quello che non era necessario per il sostentamento Chiaramente. della famiglia, abbiamo dovuto mollare, Chiaramente. compresi Raccontami gli studi. a bomba, parto a bomba, così dopo ti faccio le domande, quelle belle serie, le facciamo da metà in poi, no? Ci scaldiamo, no? Raccontami un pochino quando è nato Durgin Paint Forge come negozio che oggi adoriamo nel comprare i nanetti, eccetera, eccetera. Ok, allora, come negozio è nato, oddio, ormai sono 15 anni fa. Mhm. 15 anni fa, forse no, sì, 15-14 anni fa, quando io mi sono trasferito a Torino e per vie abbastanza traverse, perché non so se ricordi, cioè esiste ancora il Forum Tilea. Ok, Ok? certo. Ho conosciuto quello che poi è ancora tuttora il professionista che scolpisce le miniature, Ma Valerio pensa a te. Terranova. E io mi ero appena trasferito a Torino e fatalità, lui era in zona, lui cercava un pittore e io avevo questo pallino di trovare qualcuno con cui fare delle miniature. Ah, E, ci siamo trovati, abbiamo iniziato a fare un primo pezzo di prova e devo dire che da lì poi è stata una cosa abbastanza graduale, ecco, molto passo dopo passo, anche perché io non cioè partivo letteralmente da zero, ma soprattutto proprio a livello finanziario, economico. ok. Ma E avevi un quindi altro lavoro quindi? no, avevo appena abbandonato gli studi di Ah, ok. giurisprudenza Ok. perché mi ero reso conto che io avevo iniziato a fare giurisprudenza a Milano, alla Ok. Cattolica, ed è stata un'esperienza orribile, cioè umanamente orribile. Allora ho detto basta, mi chiudo qua e riprendo, fatalità, ho ripreso un po' a dipingere, un po' come terapia. E da lì mi sono detto, ma perché non provare a vedere se può avere uno sbocco a livello lavorativo? Eh. Erano altri tempi, cioè, nel senso, so che non è che sono passati 20 anni, cioè 50 No, no, anni, però beh, è tutto accelerato, quindi esatto, cioè quando ho iniziato io diciamo che era ancora tutto molto più lento e anche tutto molto più, almeno nel nostro ambiente, c'era molto più contatto umano, cioè le eh, piccole realtà, come la mia, avevano ancora spazio per crescere piano piano, anche in maniera un po' ingenua, un po' raffazzonata, perché erano ancora i tempi dei forum più che dei social. certo. E io mi sono reso conto che una cosa che è cambiata tanto era anche l'approccio che aveva la gente con il pubblico, con le realtà piccole come la mia. Certo, Molto più cioè, c'era molta più partecipazione umana, diciamo così, rispetto ad certo, oggi. Oggi invece cercano l'azienda, cioè loro vogliono le miniature fatte a determinati standard perché sono abituati adesso che il mercato offre veramente tutto a dei sì, livelli sì. altissimi.
Eh sì. E quindi è iniziato un po' così, ma in maniera molto spontanea, ecco. Adesso sei ormai un'azienda internazionale, suppongo, no? Oddio. Sì, perché anzi, la stragrande maggioranza del mio pubblico è fuori dall'Italia. Ok, E, soprattutto Stati Uniti, soprattutto Regno Unito, ok, Francia, Australia, ho una piccola enclave di appassionati in Australia, e ok. poi piano piano, che è una cosa che sai che ci tengo molto, un piccolo gruppetto sparso in Giappone, Sì. e qui quello è il mio vanto, ecco Guarda, perché... c'è Manuel Massola nel frattempo che scrive: Chapeau che Matteo abbia preso il coraggio di mettersi in gioco in un ambito lavorativo così difficile, di nicchia e purtroppo anche sminuito. E con, aspetta che non leggo più, e con una competizione sempre più aggressiva e numerosa, no? Cioè, intanto ciao. Ciao Manuel. Ciao. Sì, sì, allora, beh, grazie, innanzitutto grazie. Devo dire che soprattutto all'inizio è stato molto frustrante il livello dello sminuimento, ma non Mm, nel mio caso specifico, nel senso proprio del settore nel suo complesso, perché è una cosa che magari ultimamente meno, perché soprattutto dal lockdown la gente, anche quella che non era super appassionata, ha iniziato a conoscere il wargame, ha iniziato a conoscere Warhammer, ha iniziato a conoscere probabilmente gli Space Marine, però c'è sempre stata questa sensazione un po' di far parte di una categoria quasi di serie B a livello creativo artistico. capito? Diciamo che se molti ambiti nerd sono stati sdoganati, sono stati portati al grande pubblico, come, non so, i fumetti, i supereroi, anche grazie ai film, l'ambito del modellismo rimane ancora un po' con quello Sì, stigma è un enigma. dell'associato Sì, 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 che passa. è proprio una nicchia. Io su questa cosa qua, soprattutto all'inizio, l'avevo un po' sofferto, devo essere sincero. Ok, Ma vedendo, è una cosa che poi mi sono reso conto col passare degli anni che era più nella mia testa che nella realtà, ed è una cosa che mi ha aperto molto gli occhi, ad esempio quando ho fatto diverse giornate a Belgioioso, partecipando a Belgioioso Fantasy, avevo il mio piccolo stand, sì, sì, e, e buona parte dei visitatori era gente che non aveva minimamente idea di cosa fosse il modellismo. ok. Quindi entravano per curiosità. E però ti rendi conto che il loro primo imprinting era di stupore, cioè era di genuina meraviglia nei confronti Certo, del nostro settore, comunque del lobby in generale. Non solo i bambini, perché ovviamente i bambini vedono miniature dipinte, draghi, nani, chiaro. quant'altro e vanno subito, ma soprattutto i genitori, anche gli anziani, rimanevano tutti affascinati dalle miniature. Quindi Sì. credo che da questo punto di vista forse siamo noi che dobbiamo uscire un po' dal nostro guscio. Forse È vero, è vero. perché io Sì, penso che cioè forse è una c'è cosa ampio che si è spazio per far incatenato. conoscere ancora l'argomento. Esatto. Devo dire che su questo sono ottimista perché già col fatto che, da quello che ho letto, si vocifera che GV farà una serie con Amazon, se non sbaglio. Sì, di- sì. Di E Space io, Marine con Henry Cavill, l'attore che ha fatto Superman. come tutte le cose, anche il nostro settore, diciamo le miniature, che per me è un hobby fantastico, ma lo dico Certo, proprio a livello generale, potrà uscire anche da questa piccola nicchia che sì. ci siamo creati, ecco, quello sarebbe interessante. Sì, è vero. È chiaro che il mercato dei videogame e dei film, delle serie TV sta aiutando tantissimo Poi e c'è son sicuro che cambierà, nel senso che hai ragione, cioè pian pianino, per esempio, realtà come la mia del vlog potrebbero diventare di colpo super, capito? E me lo auguro da un lato per me, però nel senso che potrei un giorno diventare, per dire, la Ferragni dell'hobby, ma spero di no la Ferragni, ma per capirci a livello di numeri, no? Nel senso sì, che tu punti sempre, io per esempio sto puntando ai 100.000 follower, no? Che è il numero perfetto per avere un'azienda che ti fa fare quello che ami nella vita,
praticamente, perché hai già dei guadagni che ti permettono di reinvestire in nuove, ovviamente, nuovi contenuti, no? Però effettivamente con questa spinta che sta per avere tutto il mercato, diciamo, della Games Workshop, che in fondo è sempre stata il traino di tutto il resto, perché è vero, mi viene in mente mentre parlavi l'esercito incredibile di nani che hai fatto in stile All World, se vogliamo, Sì, sì, sì. che non mi aspettavo, mille complimenti perché tra le Quello è stato altre un non me onore. l'aspettavo, perché è arrivato così. Come mai hai fatto questa cosa? Perché è fuori dallo stile dei tuoi nani normali, no? Che sono No, già i sì, sì, funzionali. è completamente fuori dallo stile Eh, delle mie che ho fatto fino adesso. È stato un atto d'amore perché, è un atto eh, d'amore. sì, sì, nei confronti non solo di me stesso, perché è un piccolo pallino che avevo da quando Certo, certo. ma anche del ritorno, comunque, anche se in un'altra veste, di Warhammer Fantasy. Eh sì, E guarda, quando è tornato dedicherò puntate intere su quell'esercito perché esatto. ti ringrazio tantissimo di avermi mandato i file, li stamperò e comincerò a fare dei tutorial per creare proprio l'esercito, che anch'io sono matto nani da sempre. Anzi, Ma ho decisamente. amici che mi dicono se smettessi di comprare nanetti, magari avresti una casa, no? E quindi insomma, è così. E bene rifugio, Però, bene però rifugio. cioè, veramente hanno è come se l'ho visto sugli spaccaferro, soprattutto, chiamiamoli così anche se non sono spaccaferro per Sì, capirci, di ma mi hanno copyright. veramente colpito perché sono esattamente come avrei voluto che fossero, cioè si vede che sei un fan dei Sì, nani, capito? All World, perché sono come dovrebbero essere, come vorremmo da sempre che li facesse la casa madre, è diciamo. esattamente lo spirito con cui ho provato a fare questa gamma, perché ma è un pallino che ho avuto da quando ero piccolo, da quando avevo 12 anni, che io vedevo le illustrazioni, dicevo, però le miniature non ci azzeccano. Cioè, Azzeccano. E mi ricordo che io all'epoca avevo preso il mio primo pacchetto di materia verde con questa malsana idea della serie, ma sì, ma cosa ci vuole? No, vedo l'immagine e in un modo o nell'altro riesco a rifarle con le miniature lì, non come giù. È stata un'esperienza disastrosa perché esatto. anche solo fare la forma di una pallina con la materia verde all'epoca era stato difficile, quindi Eh sì. per tutta la vita ho Vediamo. passato un po' quasi sui forum, mi ricordo che vero, sì è Dice vero, Manuel, se che posso, penso che il nostro hobby sia spesso bloccato da noi vecchi glori di malmostosi che malvedono uno sdoganamento della nostra, e qui mi perdo di nuovo perché perdo la scrittura, tu leggi sì, della nostra? praticamente sì è vero, c'è molto gatekeeping e c'ho il gatto. Eccolo, salutiamo il E, gatto. mm, il discorso è che credo che ci sia un po' magari di paura che si perda di genuinità, con ovviamente l'apertura al grande pubblico, anche un po' quella gelosia del dire ma io c'ero Sì, nei tempi di Magra, perché adesso che... Dall'altra parte però credo che valga invece la pena aprirsi molto di più, perché sì, banalmente più gente c'è, più ci sono persone con cui giocare, più ci sono persone con cui esatto. condividere. Lo eh, scopo della community è sempre stato quello di ingrandirsi per poter condividere di più la passione, no? esatto, perché poi è un po' Quindi ben quello. venga. Sì, sì. Ehm, Anche per me ben venga che spingono in modo tale sì, che ci sia più gente con cui giocare. a livello proprio di ricambio generazionale. Io spero che questo hobby non muoia con la nostra generazione Sì, nel momento in cui perdiamo interesse per questioni anagrafiche. E quello sarà un punto un po' ostico perché ho visto che soprattutto tutti i contenuti che vengono riservati ai ragazzi, anche molto giovani, puntano su una dimensione che è totalmente opposta a quella che è il modellismo. Cioè il modellismo è fatto di tempi lunghi, è fatto di sì, pazienza, è fatto di sì. cose che... e invece è difficile da coniugare con un mondo che invece vuole tutto più veloce, tutto immediato. Sì, sì. È Ma in stato- realtà anche in quello mi verrebbe a dire, infatti volevo arrivare a questo argomento adesso e quindi prendo la palla al balzo, dicendo che effettivamente è vero che
sta andando dalla parte opposta al mondo, ma è anche vero che prima o poi, a forza di correre, ci verrà voglia di rallentare e Sì. riscopriremo determinate cose come l'hobby magari, e quindi ben venga che lo teniamo su fino a quando la gente si rende conto che ha voglia di fermarsi un attimo. Ma in questo ti volevo chiedere, nel tuo campo e quindi ormai come CEO di Durgin Paint Forge, tu cosa ne pensi dell'avvento tipo tsunami dell'intelligenza artificiale? Come cambierà la scultura 3D? Cioè, mi immagino che un giorno potrò chiedere una cosa a ChatGPT e me la Mm. farà, capito? Fammi un file STL di un nano spaccaferro in questo modo, questo modo, questo, pum, viene fuori, me lo stampo, cioè arriveremo lì e poi cioè, la fantasia, come la vedi? È una domanda molto difficile perché è anche molto controversa, nel senso perché non credo che ci sia un bianco e un nero, Mhm. ma bisogna capire che cosa è per noi l'intelligenza artificiale, perché se io ragionassi come semplicemente un proprietario d'azienda e vedessi nell'intelligenza artificiale solo un modo per abbattere o annullare quasi del tutto le spese che io oggi sostengo per i professionisti con cui collaboro, per me sarebbe l'approccio completamente sbagliato Ok, all'intelligenza artificiale, perché io credo che cioè è assurdo e paradossale, ma se tu pensi, non so, a 10 anni fa, quando si ragionava su che cosa potrebbe darci intelligenza artificiale, tutti ti avrebbero risposto, beh, sicuro non avrebbe potuto sostituire gli artisti o non avrebbe potuto sostituire l'ingegno umano, e invece pare che il primo utilizzo sia proprio quello di è sostituire vero. ed è una roba che è fuori di testa. Sì. Eh, L'intelligenza artificiale io la vedo come uno strumento valido a livello organizzativo, a livello proprio di organizzazione del lavoro, ma Mhm. non, io magari sono un po' fuori data, ma non lo vedo come sostitutivo di un creativo, perché io mi sono reso Certo. conto che senza avere un confronto con Valerio, oppure adesso sto collaborando con un altro scultore che è Carlos, Mhm. io non sarei mai riuscito da solo a fare le miniature che ho fatto, Ok. perché creare una miniatura è anche un discorso di riuscire a unire delle visioni creative diverse. Questo non te lo può dare una macchina, per quanto Chiaro? sia sofisticata. E quindi il processo generativo che fa ChatGPT, se applicato in un senso di ti do un prompt e tu mi crei l'STL, allora secondo me quello piano piano andrà sempre di più a impoverire. Mhm. Se sarà uno standard, ci si plafonerà su uno standard dove le miniature saranno bene o male tutte uguali, o dove la differenza che può fare uno scultore bravo, un creativo bravo, andrà a perdersi e inevitabilmente questo andrà ad affossare un po' il Guarda, io discorso. ne parlavo soprattutto con il mio discografico per la band mia, che anche lì c'è un impatto forte, no? Perché addirittura ora puoi chiedere di fare una canzone, chiedi addirittura di fare una voce che canti il testo che hai scritto, è Mm. pazzesco, ti metti in metrica il testo in un attimo, poi tu correggi un pochino, ma insomma, e poi ti fai i toni di voce con l'emotività che gli chiedi tu, e infatti stanno sviluppando molto questa cosa dell'emotività, no? E quindi c'era il discografico che era spaventato, ma in realtà io ho detto, guarda che in realtà se ci pensi, ho detto, la grandezza dell'essere umano rispetto a tutti gli altri mammiferi e animali del pianeta Terra è che è l'unico che ha sviluppato la coscienza e quindi la capacità di fare qualcosa per la gioia di godere del bello. Cosa che Sì, l'intelligenza artificiale non può fare, perché l'intelligenza non fa le cose no, no, perché no. ci tiene a godere del bello di quello che fa. È un secchio, un archivio dove noi creativi mettiamo tutto all'interno e lei non può fare altro che elaborare quello che noi abbiamo messo. È chiaro che, per carità, mettere insieme tutta la creatività umana in un unico secchio a cui può attingere è un gran vantaggio, ma alla fine non innoverà mai nulla, potrà solo fare quello che noi abbiamo messo all'interno del secchio. Quindi diventa un'arma forte, come dici tu, a livello organizzativo. Per esempio, io posso montare i video
un po' con lei, un po' lo faccio io, ma capisce come lo faccio, quindi diventa più veloce tutto il processo. Ce ne sono mille. Posso, per esempio, chiedergli uno speeching veloce se voglio parlare, dire qualcosa e poi mettermelo a posto, ma almeno ho una traccia nel giro di 3 secondi. E lei ha imparato come io ragiono le mie idee e quindi pian pianino tira fuori più o meno le cose che tirerei fuori io, no? Ma già lì, per esempio, io evito, perché preferisco usare quello che mi piace, cioè le domande che ti sto facendo, che ti farò durante l'intervista, non me le sono scritte, Sì, sì, le ma sto facendo a braccio perché ci tengo al rapporto con te, cosa che lei non può fare, e man mano che parliamo cambia il rapporto, cambia il modo di rapportarsi, no? anche perché Questo c'è un elemento che l'intelligenza artificiale non ti può dare, che è l'inaspettato, non so come dirlo. sì, Eh, Molte volte io avevo delle idee che ho presentato, ad esempio, ai miei scultori, e, e non no, che ne era? sempre. Ciao. E le cose migliori sono nate quando si è usciti dal seminato, non so come dire, quando lo scultore, ad esempio, ci ha voluto mettere del suo, ha Mm, voluto, magari, o anche solo ha interpretato qualcosa che gli avevo detto in una maniera diversa da come io ce l'avevo in mente. Ed è una cosa che l'intelligenza artificiale non potrà fare, vero? sia. E quindi devo dire che su questo lato, sul lato creativo, credo che difficilmente l'essere umano potrà essere sostituito. Certo. Mi preoccupa l'approccio di chi utilizzerà, di chi avrà i fondi, diciamo, di chi avrà il monopolio dell'intelligenza artificiale, perché Beh, vedo una sì, tendenza invece a vedere nel creativo non un valore aggiunto per un'azienda o per un progetto, anche solo per qualcosa, ma vederlo solo come un costo. ok, E questo è pericoloso, ecco, perché se si inizia a vedere nella creatività, se si vede solo un contenuto per poter fare click, per poter fare numeri e quindi certo, solo costi, allora lì però il problema non è l'intelligenza artificiale, ma il problema è proprio di approccio delle persone al lato creativo in generale chiaro, dell'umanità. Ecco. chiaro. E, Una cosa che mi viene in mente, mentre parliamo di questo, no? Quindi attualmente tu hai uno scultore che lavora con te, tu fai gli due. sketch praticamente, come nasce una miniatura? Allora, nasce in maniera abbastanza, oddio, spontanea, uso un eufemismo, spontanea, nel senso che io passo le giornate a pensare, nel senso mi vengono in mente idee, mi viene, tutto quello che mi viene in mente, Ok, cerco di ridurlo a degli sketch, dei bozzetti o anche solo dei fogli di testo, cioè in cui cerco di descrivere, prendo delle reference, faccio delle mood board, cerco di raccogliere tutte le reference che posso per lo scultore per dirgli guarda, io ho questa visione, vorrei arrivare a questo obiettivo, determinati dettagli li vorrei così, 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 poi non sono un illustratore professionista, quindi ok, non li pubblico i miei bozzetti perché poi la gente dovrebbe cavarsi gli occhi. Eh, Però, come dicevo, a livello umano, dove magari io ho delle lacune, interviene in questo caso Valerio o ultimamente Carlos, e quindi ci mettono del loro, piano piano ne parliamo assieme, cerchiamo di capire quale possa essere la strada migliore per creare un personaggio, un kit come ce l'ho in mente, e poi diventa tutto un discorso abbastanza organico, quindi vediamo dei work in progress, vedo se magari alcune cose possono essere aggiustate, come può essere la posa, come può essere qualche dettaglio minore, e poi si spera che il risultato finale piaccia non solo a me, ma piaccia un po' a tutti quanti. Ecco. Attualmente è un'azienda che ha una sede, cioè ha un laboratorio, un magazzino, quanti siete in azienda? Allora, in azienda io sono io, nel Ok, senso che da sempre tutto quello che non riguarda la scultura vera e propria me ne occupo io. ok, E, da quando sono tornato qua giù in Liguria, adesso quello che vedi è la mia sede, cioè io ho il mio ah piccolo ok, laboratorio, il mio piccolo studio e riesco a barcamenarmi, tutto quello che devo fare, bene o male lo faccio qui. ok, E, ehm,
il mio sogno sarebbe quello di avere un vero e proprio ufficio, diciamo, un vero e proprio studio fatto come Cristo comanda. Sì, sì, Eh, ma al momento sarebbe un po', non lo so, sarebbe un po' una spesa in inutile. più. Poi preferisco investire le risorse che ho in creare nuovi kit Chiaro. piuttosto che Sì, avere. avrebbe delle spese in più che in realtà puoi reinvestire nel... Esatto, anche E perché poi qua invece la super domanda, prima hai detto Stati Uniti, con il discorso dei dazi come sta andando? nel senso, io avevo già avuto una bella mazzata qualche anno fa, Ok, eh, perché io mi ricordo che, non so se c'erano già stati dei primi dazi da parte di Trump, o comunque c'era stato qualche costo in più a livello di mercato americano ok. che mi aveva un po' rotto le gambe. Eh, poi c'è stata la Brexit Eh, e io ho perso un bel po' di clienti del Regno Unito mm. e, e adesso questa roba qua. Diciamo che forse col digitale un po' si può magari tamponare la situazione perché non dovendo banalmente spedire nulla di fisico si Certo. può mantenere una nicchia. Di sicuro è un bel macigno per quelle piccole aziende come me che non possono dire, vabbè, ho un distributore americano, faccio grossi numeri, ma io spedisco io, cioè io tutto quello che spedisco lo spedisco da qua, dall'Italia, con le mie mani, e Chiaro. quindi questa roba dei dazi sicuramente nel breve periodo peserà tanto. Ecco. E non può, cioè, quello che pensavo l'altro giorno sul discorso dei dazi era riguardo, per esempio, l'olio extravergine. No? Gli americani sono matti olio extravergine perché per loro è dietetico, la dieta mediterranea, cioè per loro è perché loro vanno avanti a oli di semi Sì, e ricavati dal grasso del McDonald's, quindi immagina un po', no? E quindi pensavo, vabbè, ma a me che mi frega? Cioè, banalmente pensavo ingenuamente se tu mi metti il dazi sull'olio extravergine, io ti faccio pagare di più l'olio extravergine. Vorrà dire che tu stai dicendo ai tuoi cittadini che solo chi ha veramente i soldi si può permettere l'olio degli italiani. Capito? sì. È così oppure come funziona? Cioè, non No, puoi semplicemente alzare il prezzo delle miniature e dire guarda, per me non è un problema. Se vuoi farmi costare la miniatura 30 euro invece che 20, vorrà dire che la mia miniatura se la comprerà chi se la può permettere. È ovvio che calerà la clientela, esatto. ma da un lato mi viene da dire ciao, capito? Cioè non ti accogli Sì, nessuno. intanto perché noi apparteniamo poi a un settore molto di nicchia, quindi credo che il modellismo sia una delle prime voci che in una famiglia venga tagliato, è una Eh, spesa che dubito che qualcuno dirà no, vabbè, risparmiamo sul cibo perché voglio prendermi le miniature. sì, sì, sì. Diciamo che la sfida dovrà essere quella di, secondo me, oltre magari a trovare distributori che possano far arrivare le miniature direttamente dal mercato interno loro, oppure c'è il discorso del digitale. Per me, ora come ora, mi viene in mente di puntare sul digitale perché è un po' più versatile, cioè un po' più facile. E non è colpito dai dazi in quel caso? Che io sappia, no. Che io Quindi perché sappia. non c'è un'esportazione e un'importazione in questa Esatto, situazione. perché non passa dalla dogana. Poi non so, perché ad esempio io sulle mie vendite poi che faccio in digitale, io poi ci pago l'IVA, però quello Certo, credo che sia una questione mia di contabilità. Non credo che chi partecipa ad esempio al mio Patreon, gli americani poi abbiano delle tasse aggiuntive, quindi su le quello. VAT, cosiddette VAT. Esatto. E credo anche che un altro canale sia quello un po' di, almeno nel mio caso, sia quello un po' di reinventare l'offerta, nel senso che se io prima puntavo tanto sui kit da vendere, il kit in resina, adesso sto valutando se valga la pena magari puntare anche su contenuti come possono essere tutorial di pittura, come possono essere eh, Sì, prodotti non Un come Patreon per dire. sì, esatto, cioè quello almeno per noi piccoli creativi sarà un bel aiuto, ecco, che già Certo. rispetto a 20 anni fa non c'era manco quello. Una domandona. Che cosa manca secondo te, se manca,
al mercato delle miniature oggi? Cioè, visto che la Games Workshop, si diceva Sì. prima, è un po' il traino per tutti, no? Perché fai i giochi migliori di solito e tutti fanno miniature alternative a quei giochi lì, sostanzialmente. Ma secondo te manca un gioco nuovo? Per esempio, so che tu una volta avevi in mente di farne uno, poi adesso Ancora ti chiederò. non ci sono, non mi sono ancora reso, devo essere sincero. Ok, ok. Secondo te c'è qualcosa che manca al mercato delle miniature che si può fare? Allora, beh, devo dire che non so se sono io la persona giusta per rispondere, però voglio partire da quello che abbiamo già. Io ho Ok, visto che negli ultimi anni ci sono sempre più realtà con degli grandi professionisti, ok, scultori pazzeschi. Io, cioè, da un punto di vista di modellista, credo che siamo veramente nel periodo d'oro, perché c'è qualsiasi cosa. sì, Credo che a livello, se proprio posso pensare, ma perché penso a una mia enorme lacuna, forse a livello di comunicazione, soprattutto su piattaforme che siano social, la grande comunicazione è ancora un traguardo che le aziende, comunque questo settore, deve riuscire ad ottenere, perché ok, ora come ora mi viene quasi da dire che le aziende, cioè noi parliamo di modellismo ai modellisti, punto. sì, Chi è modellista conosce tutto l'ambito, chi è fuori dal modellismo è difficile sì, che possa, ecco. Secondo me, come già ti dicevo prima, bisognerà fare un lavoro di, anche unendo magari le competenze di diverse realtà, riuscire a fare un lavoro per portare questo hobby e anche il gioco, perché non è solo il discorso della pittura, per portarlo magari su piattaforme meno, su piattaforme che siano rivolte anche ad altre persone, non solo a chi è già dentro. Ecco. Come quindi sì, la dicevo, comunicazione per far conoscere meglio è la questo mondo comunicazione. a chi non lo conosce. Esatto, è la comunicazione. La Perché fino adesso, comunicazione. come dicevo, noi abbiamo un po' lo stigma i nerd dei nerd. Sì, sì, è Eh, vero. questa Quindi, questa cosa diciamo che quello che dicevamo prima con il discorso di Amazon, per esempio, ci sarà un grosso vantaggio perché si aprirà una pletora di persone che prima non c'era, che non immaginava sì, manco che esistesse e che lo vedo invece di banalmente. comprare l'action figure magari comprerà le miniature, no? Esatto, ma io lo vedo banalmente adesso. In vita mia non avevo mai visto gente comune a casa usare delle reazioni animate di Space Marine su post su Instagram, capisci? Adesso le vedo. Esatto. Eh sì, E quindi su questo sono abbastanza ottimista. Ecco. Il sì, lavoro è che dobbiamo vero. fare è di unirsi un po' di più a livello proprio delle piccole. Noi siamo tante piccole realtà, Sì, ognuna col proprio orticello, che possiamo dare tanto. Cioè, adesso non parlo per me, io quando certo, parlo in generale, unire le forze, unire le forze per portare il modellismo magari fuori dalle classiche fiere proprio alla Lucca certo. Comics, alla C'è Scale. quella, per esempio, io sono andato al Play a Bologna settimana scorsa, ho fatto anche un report di Mm. 45 minuti che in realtà erano molto concentrati, ma sembra un giorno intero. E mi ha colpito perché, cavoli, comunque erano 43.000 metri quadri e oltre 1.000 tavoli fra stand e tavoli da gioco, tutti pieni di o giochi di ruolo o giochi da tavolo o miniature. Quindi mi ha colpito perché era veramente grande, eh. C'è una roba che neanche a Lucca, perché Lucca ovviamente punta anche ad altre cose, no? E invece qui c'era solo quello, mi ha veramente colpito, cioè in realtà forse internet e i social stanno iniziando già a fare questo lavoro di divulgazione, no? Che prima Sì, non sì, sì. c'era. Però mi colpisce effettivamente il fatto che ancora la maggior parte della gente dice, vabbè, ma alla fine cosa fate? Giocate con i giocattoli, capito? E Sì. vedono la miniatura come se fosse un giocattolo senza capire che c'è una scultura dietro Forse perché la risposta migliore da dare è che non c'è niente, cioè anche fosse non c'è niente, cioè non c'è niente di male. Perché la componente ludica, la componente, cioè, anche quasi escapista, diciamo in sì, questi termini, fa parte della natura umana.
e poter in determinati ambiti, in determinate parti della giornata, regredire e tornare a giocare con i soldatini, io ho visto che non certo. è una cosa che, come ti dicevo, alle fiere, Guarda è che una cosa che subito Chimera è partito con giocattoli. Pure. bisogna vedere io ad esempio, e anche il termine stesso giocattolo, molti lo vedono come sminuire il valore artistico della Sì, miniatura. che in realtà il giocattolo è un oggetto d'arte, se pensiamo a come sono nati i giocattoli Pensiamo di adesso legno. i giocattoli di design, cioè sono delle robe pazzesche, con Infatti, un mercato pazzesco tra l'altro, dove fanno soldi a badilate. certo, E, perché noi abbiamo interiorizzato questa idea che c'è un'età per ogni cosa. Giocattoli certo, fanno parte dell'età infantile, quindi già a 10-12 anni tu devi mettere la testa a posto e iniziare a pensare ad altro. Ma il gioco è una componente essenziale della vita umana a qualsiasi età, e io lo vedo, ripeto, lo vedo soprattutto nelle reazioni che hanno le persone totalmente ignare del nostro mondo quando vedono una miniatura, o certo. quando, cioè banalmente io, quando stavo vendendo casa su a Torino, e venivano le classiche persone di rito, no? A vedere la casa, e ovviamente vedevano il mio studio, vedevano le vetrinette, e rimanevano tutti come se avessero visto la Madonna. Eh Ma sì, non sì, perché sì. erano delle cose, cioè per il concetto stesso dicevano, ah, ma io mi ricordo quando ero piccolo che Eh vedevo queste sì. robe. Sì, perché poi è incredibile che all'inizio criticano, poi anche da me, io per esempio questo scenario qua che ho alle spalle ce l'ho all'ingresso di casa praticamente, perché è una casa particolare che ha uno spiazzo molto grande in ingresso, entrano e rimangono sconvolti perché vedono la scenografia, no? Che in realtà è anche la mia postazione di pittura, di gioco, eccetera. E rimangono colpitissimi e nessuno si permette di dire ma che cavolo No, fai? C'hai quasi 48 anni, ma paga le bollette, capito? esatto. E invece, a parte il fatto che, per esempio, pochi forse si rendono conto perché non leggono Il Sole 24 Ore, che nel 2024 solo la Games Workshop, che ovviamente mette dentro anche videogame, accordi con Amazon, Black Library, che solo Black Library sono 18 milioni di sterline all'anno di libri, ok? Ma la GV l'altro anno ha dichiarato 486 milioni di sterline pro target, cioè tolte le spese, tolte le tasse, questi si sono messi in tasca netti 486 milioni, mezzo miliardo, capito? Quindi ormai il mercato è gigante, perché quando io ero manager a Firenze della GV eravamo a 46 milioni, non a 486, cioè ci rendiamo conto di come è cresciuto dal 2010-2011 al 2025, e Soprattutto, suppongo che ora con gli accordi di Amazon crescerà. esatto, a me viene da dire che una bella botta l'abbia data anche, cioè nella tragedia l'abbia data anche tutto il discorso dei lockdown. E la Sì, gente, non sicuro, avendo nient'altro da fare in casa, o ha riscoperto una passione che aveva magari abbandonato, certo. o ha direttamente scoperto qualcosa che non aveva mai visto prima. Noi ci siamo E, conosciuti durante il lockdown, per esempio. esatto. E, Quindi, devo cioè, dire siamo che proprio nati veramente in quel periodo là, perché è lì che si è sviluppato un pochino. Tu mi sì, ricordo, sì, sì, quando sì. è che avevi aperto? Mi sembra poco prima. No, allora, io ero già da parecchio tempo Però in pista. aspetta, io parlo proprio come azienda, eh. Sì, 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 Ah, io ero ok, già da ok, parecchio tempo che ero in ok. pista. Con il lockdown, lì è stata una tappa un po' agrodolce della mia carriera. Ah, Avevo fatto una campagna di Kickstarter, quella che ha avuto più successo, diciamo. E ho fatto una, tra l'altro con gli elfi, quindi è anche una vergogna per quello che mi riguarda. Allora, mi ricordo che io all'epoca avevo pensato seriamente, nella mia ingenuità, ho detto, ma ho svoltato, o meglio, ho scalato di un livello, perché la campagna era andata molto bene, avevo raccolto più di 80.000 euro, anche con il pledge manager, cioè avevo fatto numeri belli grossi. E non mi sono reso conto che ero all'interno di una bolla positiva, ma pur sempre bolla, che era quella del lockdown. certo, Nel lockdown la gente comprava qualsiasi cosa, nel eh sì, senso che, non in termini qualitativi, ma proprio in termini quantitativi. sì, sì, Uscivano fuori, non potevano fare nulla, avevano soldi da spendere,
e quindi li spendevano anche in miniature. Certo. E io mi ricordo che all'epoca, con questa campagna, avevo pensato che fosse invece tutta farina del mio sacco, della serie. Finalmente la gente mi ha scoperto, ho svoltato, e Eh invece sì. no. Nel senso, poi è stata... Il post-lockdown è stata una mazzata, perché io magari avevo fatto degli investimenti per avere un po' più di stock di prodotti e quant'altro, e fine lockdown invece la gente Ha tirato un comprensibilmente po' i remi in barca. molto, cioè è passato da un estremo all'altro Ok, che- ok. e quello è stato una tappa molto importante, anche poi lì nel mentre è nata mia figlia, quindi è stato una... Attualmente chi sono i tuoi clienti tipo? A parte i giocatori, no? Cioè, pensi che comprino di più per dipingere la singola miniatura o li usano anche tipo il nuovo esercito dei nani? Suppongo che uno possa anche comprarlo tutto per stamparselo magari o farselo spedire già stampato e ci gioca direttamente, no? Allora, io Chi è devo che dire, compra? il mio, potrei dire che io ho una piccolissima, ma molto agguerrita community di appassionati, che ringrazio tutte le volte che mi sveglio la mattina, che secondo me si sono affezionati al mio percorso. Nel Sì, senso, io vedo che bene o male, qualsiasi progetto faccia, i nomi non dico che sono sempre gli stessi, ma c'è sempre questo piccolo zoccolo duro, certo, un po' ci assomiglia, un po' siamo un po' io e te, sia dal punto di vista anagrafico, sia dal punto di vista come passioni, quindi gente che magari ha iniziato Warhammer quando era piccola, gente appassionata magari di confrontation, certo. eh, quindi direi che ho avuto la fortuna di raccogliere attorno a me delle persone che si sono affezionate a me o comunque alla mia visione. Ehm, Più che giocatori, perché è vero, io ho fatto questo progetto su Patreon. Cioè Beh, Alessandro che dice agguerrito, zoccolo duro, riduttivo, siamo lui pietra e è, acciaio. esatto, lui è tipo il Molto nanico lancillotto, anche questo, Ale, lui è il lancillotto della Doggita in Forge, Ah, quindi ok, Sandro è il cardine su cui, soprattutto a livello emotivo, quando ho bisogno di conforto vado da lui. E devo ok, dire che esatto, io quindi il mio target di riferimento, il mio pubblico è questo, sono delle persone eccezionali, appassionate come me di miniature, miniature, soprattutto di nani, che fortunatamente, spero anche per mia competenza, sono riusciti a rimanere sempre attaccati a questo treno. Ecco. certo, Mi piacerebbe prima o poi anche puntare ai giocatori veri e propri, ma è un settore molto difficile, certo, perché poi lì bisogna anche, cioè stufa in gioco non è soltanto la questione di fare delle miniature o di fare un chiaro, bel regolamento, poi c'è tutto un discorso proprio logistico, di distribuzione, di avere una presenza costante, perché banalmente un gioco che con pochi giocatori, con poche persone che ci giocano, anche solo poco accesso a miniature, non è un gioco che può essere... certo, certo Matteo che un bel dungeon crawler con i nani non starebbe E proprio io sto male. lavorando su quello. Tra l'altro Ah, davvero? le miniature che ti ho fatto vedere in teoria dovrebbero far parte dello starter set di questo gioco. Io vorrei farlo Ah, uscire ecco. tra quest'anno e il prossimo, se Ma tutto va bene. Se non mi, mi mi istruggono... permetti di stamparle, quelle che mi hai mandato, posso già stamparle e farle vedere, vero? Sì, sì, anche perché le ho anche rilasciate su Patreon Ok, e poi piano piano adesso che ho risolto una grossa grana che ho avuto nello scorso anno, piano piano adesso ritornerò a fare una produzione vera e propria di kit in resina, quindi si parla ok, verso la fine dell'anno dove essere di nuovo in pista anche per quello. ok, ok. Domanda, cominciamo anche se stiamo andando verso la fine dell'intervista, a fare le domande quelle serie, no? Arrivato oggi al 2025, con una figlia tra le altre di 3 anni e mezzo e quindi una compagna e tutto il resto, chi è diventato Matteo Donzelli oggi rispetto a quando hai iniziato? Come ti Eh, senti? sono
Da un punto di vista creativo, più sicuro di me, nel senso Ok, io ho sempre avuto una spiccata sindrome dell'impostore fin da quando proprio ero piccino, quindi è stato difficile riuscire a scrollarmela di dosso, ma dal punto di vista creativo mi sento più sicuro di quello che ok. faccio. Tuttavia, vorrei migliorare dal punto di vista proprio di businessman, diciamo all'inglese, Ok, perché mi rendo conto che il mondo è cambiato tantissimo e io sono un po' rimasto fermo a una mentalità ancora di 10 anni fa, diciamo così. sì, cioè, quasi Eh, tradizionale ormai. sì, sì, io ho una mentalità ancora un po' artigianale, quindi il mio obiettivo è quello, io ho sempre pensato che il mio primo obiettivo era fare un bel prodotto. Sì, Eh, e mi rendo conto che è forse un po' ingenuo pensare che gli affari funzionino così, non perché non bisogna fare bei prodotti, ma perché ci sono tantissimi altri fattori che contano di più. E quindi allora, io... detto questo, tu hai visto per caso lo studio che hanno fatto sui creator e sui follower che si chiama State of Create? No, no, lo so. Allora, dopo l'intervista te lo mando e se Eh, qualcuno lo vuole me lo dica e gli mando il link. Praticamente il team di Patreon ha fatto uno studio approfondito su 1000 creator e 2000 follower per 2 anni. Quindi sono andati avanti 24 mesi a monitorare tutto quello che facevano e tutti i dati analytics e tutte le abitudini quindi di 1000 creator e 2000 follower a campione e hanno fatto una pagina internet che si chiama State of Create che è enorme, lunghissima, cioè scrolli in giù, leggi per ore, ok? Ma è per me una Bibbia oggi come oggi per il mio vlog, ma penso per questi creator, perché sono riusciti a capire le tendenze che si sono sviluppate, che stanno cambiando e quanto veloci cambiano. Per sì. esempio, il fatto che io è 3 mesi che lavoro all'abbonamento del canale, non l'ho ancora aperto finché non sono convinto di tutto a puntino, diciamo. Poi io sono uno che va, quindi non sono uno che deve essere tutto perfetto, però vorrei dare veramente un servizio, no? E mi sono reso conto, leggendo State of Create, che in realtà sto facendo un lavoro abbastanza giusto perché voglio trasformare il canale in un Netflix, lo chiamo, dell'hobby, perché voglio fare a episodi. Ogni settimana, ogni venerdì troverai il podcast delle regole, ogni mercoledì troverai le avventure di HeroQuest Café con l'intervistato in studio che gioca con me a HeroQuest oppure live, eccetera. No? E sto facendo varie cose, senza dilungarmi su questo. Quello che mi ha colpito è che effettivamente, per esempio, YouTube sta diventando la prima piattaforma social, anche perché forse è la più vecchia, a diventare un competitor degli streamer, quindi Netflix, Amazon, perché il 53% della gente in questo momento che parliamo ci sta guardando dalla TV e non più dai mobile, ma è incredibile, perché tu ci pensi quanti mobile ci sono e quanti guardano YouTube da un iPad, da un iPhone o da un Android. Eppure il 53% è dalle televisioni, che vuol dire che il 47% è quasi è più della, cioè ha superato, ha scavallato. Il che mi fa capire, e quindi poi te lo mando perché poi c'è tutta un'altra serie di informazioni importantissime, che effettivamente le cose cambiano molto veloci, occorre essere molto resilienti e che l'intelligenza artificiale di cui parlavamo prima sta dando delle armi in mano a chi le vuole utilizzare che sono rasoi taglienti proprio perché fai cose che fino a un mese fa pensavi solo nella tua testa e dicevi questa non si può fare e dopo un mese arriva l'app che ti dice guarda che con questo lo fai, no? Sì, Quindi sì. effettivamente il discorso oggi di produrre qualcosa per rivenderla è quasi considerato vecchio, ma per esempio il fatto che tu ti sia spostato sul digitale, a me per Mm. esempio è piaciuto moltissimo perché ho visto l'adattamento subito alla situazione mondiale per dire, volete il digitale? Non lo vuoi in resina? Ti fidi di come ti stampi da solo? Ecco qua, ti do il file, capito? Molti non lo fanno ancora, però secondo me lì rischi veramente di rimanere indietro, Mm. perché obblighi le persone a fare qualcosa in un mondo dove ormai sembra che tutto si possa fare.
Quindi uno dice perché mi metti un limite? Dammi il file che me lo stampo, capito? Però per esempio, detto fra noi, lo dico anche ai follower, quello che Matteo fa quando vi manda, perché io ho delle miniature tue, che ovviamente quasi tutte le ho comprate all'inizio, quando siamo conosciuti, ho preso Sì, quasi tutti i nani e il troll, se ti ricordi. sì. Ancora oggi io preferisco quella resina lì a quella stampata, nonostante abbia una stampante K e la resina buona, a forza di cercarla, ce l'ho fantastica, ma non è uguale, non è uguale. Mm. Quindi anche lì, però tu come pensi che andrà? Pensi che si spingerà di più verso quella direzione? Eh, secondo Mi me senti? Sei bloccato. Aspetta, ti vedo bloccato. Ragazzi, aspettiamo un attimo Matteo che ne è congelato, ma vediamo che dice Chimera mentre aspettiamo. Allora, mi senti vedi, Matte? io sì, ti vedo. Eri scomparso, eri scomparso. Ah, ok. Nel frattempo, No, guarda, Chimera dice ottima idea, ma ormai YouTube non è come una volta, bisogna essere competitivi. Ah, e tu hai mm, la stoffa, ti ringrazio tantissimo. È una questione, credo, Chimera, di... eh, sì, cioè, non è facile, mi rendo conto che ormai, è come diceva Matteo prima, no? Se tu prendi le cose come una community, nel nostro caso, secondo me, cioè, ognuno ha la sua fetta. Io non ho problemi di competitor, non ho mai pensato una sola volta a un competitor. Penso ai colleghi, capito? Il collega di Miniatures of Death, di Chimera, per me sono tutti amici, capito? Quindi non ho questo concetto del orca, però Miniatures of Death ha più follower di me o ne ha di meno, allora sto vincendo. Non c'è quel concetto lì. Cioè, io faccio il no. mio, fine. E quindi penso anche per te, da un lato, no? Cioè, sono talmente tanti scultori ormai. Ma sì, no, io sono prima di tutto un modellista, quindi per me più gente fa miniature, Dalle meglio è, altre. perché vuol dire avere più miniature anche da dipingere. Quello che ci vuole e su cui devo dire che io ho sempre fatto fatica è un discorso di costanza, nel senso che io ho sempre privilegiato la qualità alla quantità, anche perché banalmente io non riuscirei a fare tanti contenuti in sequenza. Sì, È vero però che per come funzionano adesso le piattaforme social a volte è penalizzante, perché se io riesco a fare magari un video l'anno, quando io faccio il video non ho lo stesso riscontro perché nel mentre l'algoritmo è cambiato, la gente si è dimenticata che eh esisto, sì, e quindi diventa anche frustrante perché uno magari ci dedica tempo, ci dedica sforzi, ci dedica certo. cura e poi non ha quasi nessun ritorno. E a me questa cosa qua nel corso del tempo mi ha un po' pesato. Ho capito. Sto provando un po' a riprendere la mano su Instagram. Io sono più attivo su Instagram perché col fatto che dipingo Certo. più che fare video di pittura, magari dipingo, ogni tanto posto i work in progress dei miei modelli. Devo dire che se non la vivo come oh mio Dio, se non fai questo contenuto entro 2 giorni, scappa fascio tutto quanto, vado un po' meno in ansia e riesco a tenerlo Sì. meglio. Beh, Ad esempio, sì. quando avevo iniziato a fare i video degli Space Marine, ma qualche anno fa, avevo avuto degli ottimi riscontri all'inizio, poi il mio cervello ha iniziato a dire, beh, hai avuto 100.000 visualizzazioni e quindi devi fare qualcosa di figo, cioè non è che puoi Eh, adesso devi fare... E quindi ogni volta cercavo di spostare l'asticella più in alto, ma spostare l'asticella più in alto voleva dire avere bisogno di più tempo, sì, far passare più tempo tra un video e l'altro, e questa roba qua, ad esempio, il mio canale mi aveva penalizzato tantissimo. certo. E quindi Questo, in questo effettivamente sì, penso che lì ci voglia proprio il carattere anche, no? Nel senso che sì, io sì, per esempio mi sento indietro rispetto a quante cose vorrei fare, cioè ho talmente tanti progetti in testa che vanno a 100 km, 300.000 km al secondo, alla velocità della luce del pensiero, e nel frattempo, cioè, ti faccio vedere, per esempio, se guardi qua, questa parete qua che vedi, sì, è praticamente piena di scatole che mi sta mandando Ars Manufactoria
di cui ho un progetto, cioè, e che sto anche facendo, perché pian pianino, un pezzo alla volta, sto mandando avanti, diciamo, tutto, no? Però, cioè, vorrei vedere tutto l'esercito fatto per giocarlo su un tavolo e farlo vedere ai follower, ma nel frattempo Sì. lascerei indietro tutto il resto. Quindi, in realtà, io ne ho che potrei fare un video al giorno per anni, capito? Perché ne ho in testa veramente tanta, no? Quindi da un lato a volte hai anche troppo materiale oggi come oggi, e dalle altre un po' vedo che molti colleghi mi dicono che si sentono trascinati dalle tendenze. Cioè, siccome Sì. va, è il miniaturista che fa le luci, capito? Tu dici mi devo mettere a fare le luci anch'io, no? E perdi un po' di vista quello che magari era il tuo faro, che sei tu in realtà, quello che fai tu, capito? E Perché in questo per esempio ti chiedo, tu qual è il tuo faro oggi? Cioè, qual è il tuo impegno nella tua azienda e dove vuoi che arrivi? allora, Qual è come il ti dicevo prima, progetto? se parliamo di progetto proprio materiale, io voglio finalmente pubblicare il gioco. Ok, Quindi è che una cosa è che... un dungeon crawler più o meno di Nani. Sì, sì, no, non di nani, nel senso che Ok, uno skirmish, ok, pochi pezzi per fazione, perché idealmente tu fai dai 6 alle 8 miniature per giocatore. ok, È pensato per essere un gioco molto strategico, nel senso molto tattico a livello di gameplay, ma con una componente narrativa forte. ciao, E, ciao, Primera. Ciao oh, Stefano. quello è il mio, diciamo, progetto su cui sto dedicando tutte le mie risorse, tutto il mio tempo. Sì, è vero, Vale, sta dicendo una cosa molto, molto vera. Io, ad Sì. esempio, ogni giorno, non dico ogni giorno, ma ogni settimana ho qualcuno che mi dice: Guarda, Matti, ho trovato i tuoi nani su Temu, su AliExpress. Mamma mia. Addirittura ne ho visto uno che mi ha fatto spaccare, che hanno preso i miei nani, sia dei miei file, e ne hanno fatto delle specie di fermagli da zaino in Ma ottone. dai, ma dai. Bellissimo, cioè, una figata pazzesca, però cioè, dici, cazzo, Potresti rubargli l'idea, farli tu e venderli. esatto, ecco, piratare i pirati, ecco, deve essere quello. Quello è un problema purtroppo che però è connaturato all'essere umano, Sì, perché non c'è un vero e proprio modo per impedire che accada, semplicemente tu ti metti nelle mani delle persone che comprano i tuoi file o comunque che trovano i tuoi file. È ovvio che certo. ci sono tante persone che lo capiscono, fortunatamente, e quindi sono molto scrupolosi. Io per Non, esempio, a ci parte sono che non ho più Telegram, proprio l'ho cancellato Telegram, però non partecipavo apposta a determinati gruppi perché sì, sì. vedevo che facevano pirateria. Allora, soprattutto da vlogger divulgatore, non me la sento di divulgare. Poi sono anche musicista, quindi comunque pago la SIAE e vendo musica, no? Quindi, cioè, mi viene da dire, ma perché, cioè, non riesci a riconoscere il valore di una persona dandogli 7 euro per una miniatura? Qual è il tuo problema? Ho capito che magari sei un ragazzo, se fossero ragazzini capirei, capito? Ma siccome la maggior parte è gente di tutte le età che lo stipendio lo fa, lo porta a casa, fai un piccolo sacrificio che tra le altre viene da dire che da quando ho la stampante 3D e da vlogger posso avere file gratuiti da far vedere, perché ho te più altri 4 sponsor, tra cui Rescale, che è il vecchio, beh, dopo mi verrà in mente. Comunque ne ho 4 praticamente di scultori, 5 con te, che mi mandano materiale, ma io stampo scrupolosamente quello che voglio dipingere e non stampo tutto il resto, perché altrimenti quando vedi tante cose, non so se ti ricordi quando avevi i videogame da piccolo, se ti Sì, sì, sì. regalavano i videogame pirata, te ne davano 100 di colpo, non giocavi a niente. Cioè, è come, non so, a me mi rende il cervello va in dispersione e non do più valore alla singola miniatura, capito? Guarda, io all'inizio ammetto che la soffrivo Eccolo, tanto. è arrivato anche il mio gatto nel frattempo, Eh, arrabbiato perché non mangia da stamattina che è scomparso. Dopo, anche il mio. Io dopo gli vedremo dicevo, le pappe.
all'inizio la soffrivo tanto, anche perché a me impatta come cosa proprio a livello economico, quindi a livello Certo. proprio... perché ci vedevo quasi una specie di sgarro, no? Nella serie. Io faccio tutta sta fatica per creare le miniature, ovviamente ai miei occhi, più belle che posso creare, vederle brutalizzate, passate così, sembrava un po' lì sì, sminuirle. Sì, Però è una cosa che a un certo punto devi accettarla, e anzi io spero che magari tra quelli che hanno accesso a file dei miei nani o dei miei modelli, diciamo piratati, trovati su Telegram, comunque li apprezzino e magari in un futuro prossimo pensino magari a supportarlo. Ecco, magari può essere una specie di test di prova. Ecco, poi ovvio ci sono certo. Sì, sì, sì. anche magari, un po' come si faceva, no? Quando eravamo giovani noi, c'era il discorso di Emule con film e musica. Sì, sì. Quindi io non mi sento neanche tanto di, di fare la morale. La cosa importante è che si capisca che non tutti hanno le spalle grosse come GV. Certo. La pirateria non impatta, è ovvio che nel senso Sui impatta, grossi. Sì, sì, ma ma piccole realtà come la mia, che magari senza determinate entrate, a un certo punto devono fare i conti con la realtà e dire ragazzi è stato bello, però io così non ce la faccio, perché se io potenzialmente avrei, non so, 500 clienti, però di questi 500 solo 100 attivamente supportano le mie creazioni e gli altri certo. ne beneficiano ma senza pagarli. Dal lato creativo è ovvio che io sono fiero che le mie cose piacciono, ma se poi non ci Però, sono entri in termini economici, io un po' a un certo punto dovrò farmi due domande. Ecco. certo. Come dicevo, però io sono abbastanza fortunato perché la community che segue i miei progetti è una community di persone che hanno capito Il l'importanza, valore. il valore di quello che faccio, quindi sono persone con cui posso stare sereno, ecco. Posso progettare sapendo che fortunatamente c'è chi mi supporta. Ecco. Abbiamo fatto questa parentesi, ma giustamente stavi dicendo i progetti futuri, quindi eravamo sul dungeon crawler, Sì, sul gioco, no? allora, quello lì è il mio progetto principale, ma in generale quello che vorrei fare adesso è strutturare un po' meglio la mia azienda, Ok, nel senso che mi sono reso conto, specie gli ultimi anni sono stati veramente tosti a livello personale, a livello anche proprio lavorativo, perché l'anno scorso l'azienda che si occupava di fare tutte le mie stampe in resina ha chiuso, mi ha lasciato un po' ok, con le gambe all'aria, e io è un anno e mezzo che ho dovuto completamente ripartire da zero. ok. La nascita di mia figlia mi ha Questa tolto era la tanto. famosa rogna di cui parlavi prima. Sì, sì, è stato cioè è ancora, perché tu considera che è un anno e mezzo che è un anno che non riesco ad avere stock delle mie miniature. Ok, Anche i progetti che faccio, io fortunatamente ho Patreon, perché tutti i progetti che ho fatto e ho accumulato in questi mesi sono ancora un po' in stand-by, perché non avevo ancora trovato qualcuno che potesse poi fare i kit in resina. Questo certo. mi ha discretamente tagliato le gambe. E allora sento il bisogno di strutturare un po' meglio l'azienda. Ecco, questo qua è il vero, oltre al discorso delle miniature, sento il bisogno di fare un po' uno step, di essere percepito come una realtà un po' più solida, un po' più Ok, professionale. Ecco, perché fino ad ora l'ho gestita in maniera artigianale, in maniera spontanea, ma anche in maniera un po' disorganizzata, e credo che questo si sia un po' percepito dall'esterno. beh, Ed è chiaramente importante. penso che succeda un po' in realtà a tutte le aziende, cioè c'è un ciclo, no? Quando nasce c'è lo Sì, startup, poi si consolida e finalmente poi inizia a magari punto di pareggio, finiscono i debiti, cominci a ragionare e dici, boh, adesso voglio iniziare a esatto. fare qualcosa, no? Esatto. Quindi ci sta, in questa fase qua, beh, è la fase più bella in realtà, no? Perché Anche quella di perché, esatto, come diceva Manuel,
la competizione è enorme e non potrà far altro che aumentare grazie a adesso che le tecnologie di stampa 3D aumentano, quindi aumentano anche gli scultori digitali che sono interessati ad aprire attività, cosa che ad esempio 10 anni fa non c'era. E Certo. quindi bisogna, per forza di cose, bisogna rimanere al passo ed essere anche percepiti come una realtà solida, perché se uno ha 100 euro di budget per, in questo caso so, per un gioco, poi li investe anche non solo nel gioco stesso, ma anche nell'azienda che reputa più solida. Ecco. Chiaro. E quindi questi qua sono i miei due grandi obiettivi. Beh, sappi che il tuo gioco al 100% è già pronto per il format, te lo dico. Anche come test, ma 3 mi sta arrivando un tavolo da parafuego, sono spagnoli e fanno tavoli proprio per giocare praticamente. Mi stanno mandando un tavolo apposito per HeroQuest Café format, ma poi sarà utilissimo anche perché il team, Warcry, eccetera, cioè tutti i giochi di un po' più piccola taglia, no? Ed è Sì. fantastico perché hai LED interni, quindi poi attacchi sai, quei classici che poi fuori attacchi tutti i vassoi con il portabicchiere, eccetera, no? E quello è perfetto perché intorno a quel tavolo costruirò i format, quindi chiaramente avrò delle telecamere e i follower potranno seguire praticamente gli episodi, quindi sicuramente quando sarai pronto potrai, hai tutto il mio sostegno, perché io ho sempre creduto in te fin dal primo momento in cui ti ho conosciuto, sia come persona che come veramente e come appassionato di nani, perché va detto che ci ha unito quello all'inizio. I È il nani, primo. i nani. Vabbè, Quindi, no, ecco, due modelli dello starter set li hai già, quindi sì, siamo già... esatto, che sono quei due. Anzi, in realtà uno è uno spoiler, ma non ce l'ho ancora. Mi hai Sì, mandato lo spoiler. quello lì anche io sto Mentre aspettando. l'altro l'ho già messo pronto su G2Box, lo metto a stampare in questi giorni e approfitto per farlo vedere ai ragazzi online, perché Esatto. veramente ho visto un altro salto di qualità in quella scultura lì, Sì, proprio a livello di, cioè c'è il tuo design, più secondo me qualcosa in più, che ancora non ho quello capito che se ti è dicevo, Carlos. sì, è quello che ti dicevo prima, che alla fine la qualità non è soltanto nelle idee del singolo, ma soprattutto è nel confronto con altri creativi, Certo. perché in questi anni, grazie ad esempio, come diceva Aspetta che... Valerio, Vabbè, perfetto, perché ti vedevo, ti sentivo parlare tipo robot. grazie a Valerio e adesso anche a Carlos, ogni volta si riesce a fare uno step di qualità in più rispetto alle idee che sono nella mia testa. Perché cioè, siamo Ok. limitati, no? Quindi è ovvio che più teste lavorano a un soggetto ed è più probabile che si riesca a creare qualcosa di unico. E in questo caso lo step che vedi non è tanto nello scultore, ma anche nel fatto che, come ti dicevo, in questi anni ho fatto molta esperienza a livello creativo, a livello di impostazione dei kit e adesso sto lavorando su dei soggetti su cui avevo già lavorato in passato. Quindi so cosa ha funzionato, so cosa funziona meno, so quei piccoli dettagli che magari possono fare la differenza in stampa, Certo, e sono tutte cose che, chiaro. cioè, per impararle devi Know-how. in testa. Cioè, È tutta conoscenza acquisita nel tempo, no? Esperienza. esatto. Matteo, io ti ringrazio tantissimo, vedo Grazie. che ci siamo divertiti perché siamo a 1 ora e 10, non me ne ero assolutamente Sì, accorto. se vuoi. Comunque, quando vuoi ripetiamo, nel senso che se poi hai, Assolutamente. Sì, se sì, mi vai spiace update di qualsiasi tipo, esatto, ci vediamo. Tanto Ok, guarda, sono sempre qua, sono sicuro che tu ci sarai sempre, quindi andiamo avanti dritti. Ti ringrazio vale. per il tuo tempo, ti auguro veramente ogni bene perché lo meriti e ai ragazzi poi ricordo che sotto il video entro stasera metterò tutti i link utili per andare a vedere il negozio di Durgin Paint e merita davvero ragazzi, andate a vederlo, specialmente il nuovo esercito dei nani mi ha veramente colpito per 3 o 4 cose che sembrano proprio quello che abbiamo sempre voluto come giocatori di nani, no? Se cominci a fare così con tutti gli altri, secondo me è fatta, tranne gli elfi, non farli e siamo a posto. Matteo, ti ringrazio. Ciao a tutti, Grazie. ciao ragazzi. Ciao.
Ciao.